Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento con la serie Bar Luma. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici, amiche e sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete il link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente troverete anche il link per visitare il sito di Piani Bio www.ipianibio.it. Mi raccomando, visitate il sito e acquistate con fiducia i veri prodotti biologici al 100%. Oltre naturalmente, se vi va, vi invito ad iscrivervi in questi miei due canali social, i miei, diciamo così, detti canali personali. Allora ragazzi, volevo innanzitutto ringraziare tutti quanti voi per il grande successo dell'episodio precedente per quanto riguarda il mondo della radio CB. Su suggerimento dell'amico Moreno ho pensato di riportarlo di nuovo. Quindi, come da titolo, ovviamente, il titolo dirà tutto perché c'è scritto aspettando la propagazione delle onde elettromagnetiche. Infatti oggi sto notando che l'attività in questo momento ci troviamo sul canale di chiamata internazionale, ovvero 27.555, e in questo momento ovviamente la propagazione del segnale bassino. (595). Se ben ricordate, nell'episodio precedente vi avevo accennato che c'erano anche dei codici con i quali ci si deve spostare da questo canale, perché questo canale dovrebbe essere utilizzato prettamente, e dico prettamente, per un uso di chiamata, mentre invece ci sono anche altre stazioni che qui insomma ci fanno un po' di bailame. Vi invito, amici ed amiche di YouTube, naturalmente, vi invito a guardare l'episodio precedente, il video precedente, dove ho poi specificato un attimino alcune cose. Allora, innanzitutto oggi inizieremo questo episodio, questo video appunto vi insegnerò quello che è l'alfabeto fonetico internazionale, quello che è detto anche alfabeto fonetico nato. Quindi in fase di editing voi amici ed amiche di YouTube troverete naturalmente in sovraimpressione la dicitura. Ovviamente ribadisco ancora una volta, per quelli che magari penseranno che è una stupidaggine, non è affatto così, tant'è che poi ve ne accorgerete nel corso, diciamo così, di queste attività che eventualmente noi andremo a fare, e se riusciremo vedremo di partecipare anche a qualche contest radio. E quindi iniziamo subito con l'alfabeto fonetico internazionale. Quindi in fase di editing voi vedrete a fianco la lettera tra parentesi, e poi troverete anche la parte che conclude la frase. Quindi iniziamo con alfa, la A, B, bravo, C, Charlie, D, delta, E, eco, F, foxtrot, D, delta, E,
Eco, F, Foxtrot, G, Golf, H, H, Hotel, I, India, la J o la Y, Juliet, la K, Kilo, la L, Lima, la M, Mike, la N, November, la O, Oscar, la P, Papa, la Q, Quebec, la R, Romeo, la S, Sierra, la T, Tango, la U, Uniform o Uniform, la V o la W o W, Whisky, la X, X-Ray, la Y, Yankee e la Z, Zulu. Ora, lentamente vi leggerò questi link, questi nomi che stanno scritti qui sotto, che sono i miei social. Quindi iniziamo con Foxtrot, Alfa, Bravo, Romeo, India, Zulu, India, Oscar, Delta, Alfa, Bravo e poi per YouTube il numero 2, mentre per invece il mio account personale invece rimane così. Detto questo, però, iniziamo a fare un po' di radioascolto e vediamo se la propagazione si alza. Al momento purtroppo non abbiamo propagazione, quindi facciamo un salto sulla banda cittadina e vediamo un po' se riusciamo a beccare qualche segnale. Questo quasi sicuramente è un segnale locale, perché lo vediamo, il segnale forte, ma non abbiamo modulazione. Però andiamo a centrare, cercare di centrare o a cercare di pescare meglio il segnale. Questo è un po' di QRM. Come vi ho detto nell'episodio precedente, nel mondo della radio nulla è scontato, quindi si può essere nella skip zone, un po' come quando ci si infatua di una persona e diciamo che il sentimento non è corrisposto. Vediamo se riusciamo a centrare questo segnale. Oggi siamo poco fortunati, abbassiamo il volume, passiamo in FM. Ecco qua. Si sta.
Questa è intermodulazione, quando vi ho spiegato nel video precedente che non bisogna mai accavallarsi. E come ci ha detto anche la nostra moderatrice Gaia, che saluto, non si capisce una merda. Mazza, ho detto. Cambiamo modalità. No. Facciamo un saltino di là, sulla banda superiore. E andiamo sul canale di chiamate internazionali. Ecco, oggi il segnale è piuttosto basso. Ui, Moreno carissimo, buongiorno a te. Moreno 91 sottolineatura VR ha appena usato 5 bit per fare il tifo. Grazie Moreno, thank you so much my friend. Carissimo Moreno, buongiorno a te. E grazie, come sempre, per il sostegno. Thank you so much my friend, welcome back. Tunzi a lei. Allora ragazzi, io vi invito a passare nel canale di Moreno, perché oggi è uscito il secondo episodio, canale YouTube, ma passate anche nel suo canale Twitch, perché oggi è uscita la seconda parte del video del suo ultimo viaggetto, se non ricordo male, Napoli, non mi ricordo quale viaggetto, comunque ha portato uno yacht. Quindi vi invito a passare nel suo canale, vediamo un po' se riesco a linkarlo. Link. Eccolo qui. Allora, questo è il suo canale Twitch. Adesso in sovraimpressione gli amici di YouTube potranno leggere anche, se non ricordo male, vediamo un po', perfetto, e questo è il canale YouTube. Ora vi cerco anche il suo ultimo video, che vi invito assolutamente ad andarvi a guardare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Allora, nel frattempo, eccoci qua. Ok, allora oggi, da come potete ben vedere, c'è un po' di... La propagazione è molto scarsa. Infatti i segnali, caro Moreno, sono relativamente bassi e ovviamente non si intende. Mi sono preparato anche il mio bel microfonino qua e approfitto ancora un'altra volta per salutare e ringraziare l'amico, oltre naturalmente a Moreno, il presidentissimo La Zappa Storta con Mister Aiea. Consentitemi ancora una volta di salutare l'amico Matteo 1 Alfa Tango 284 per avermi gentilmente restaurato la radio, insomma mi ha fatto un bel lavoretto. Caro Moreno, all'inizio della live ho praticamente spiegato, diciamo così, l'alfabeto internazionale fonetico. Allora, vediamo se riesco a creare una pagina molto a volo, perché non era prevista questa cosa qua, quindi la facciamo proprio tutti quanti insieme, live. Quindi mettiamo alfabeto. Sto programmando OBS.
mi copio un attimo la cam, questa qui, e così leggiamo insieme, impariamo insieme a leggere l'alfabeto fonetico internazionale. One moment, giusto, 1 e 2. Ecco qua, adesso dovreste sentirmi. Stavo dicendo che ho fatto un intervento molto a volo, infatti ho dovuto saltare un po' di cosucce. Allora, stavo dicendo, tutto live, stavo dicendo che praticamente oggi all'inizio della live diciamo così, ho detto un po' l'alfabeto fonetico internazionale. Ho detto che chi praticamente ha detto che era una stupidaggine, in realtà la stupidata l'ha detto proprio lui. Quindi lo ripeto per Moreno, così anche lui potrà conoscerlo. Quindi iniziamo. Adesso noi abbiamo lo schema davanti, quindi anche gli amici di YouTube adesso non avranno più problemi, e io ovviamente in fase di editing non dovrò più, diciamo così, ed eventualmente mettere le pronunce. Quindi iniziamo. A, alfa, B, bravo, C, Charlie, D, delta, E, eco, F, foxtrot, G, golf, H, hotel, I, India, la J o la J, sì, la Y era la Y, Juliet, la K, kilo, la L, Lima, la M, Mike, la N, November, la O, Oscar, la P, Papa, la Q, Quebec, la R, Romeo, la S, Sierra, la T, Tango, la U, Uniform, la V, Victor, la W o la W, Whisky, X, X-Ray, la Y, Yankee, e la Z, la Zulu. Allora, adesso vi leggo il mio nome. Io mi chiamo Fabrizio, quindi se dovessi fare lo spelling, quindi suddividere la parola in lettera per lettera, sarebbe ed è Foxtrot, Alfa, Bravo, Romeo, India, Zulu, India, Oscar. Adesso andiamo a leggere il nome di Moreno, quindi è Mike, Oscar, Romeo, Echo, November, Oscar, poi si dirà number 9, number 1, underscore, Victor, Romeo. Più easy di così non si può. Poi ci sono anche, ovviamente, qua mi sono scordato di fare una cosa, quindi queste per quanto riguarda l'alfabeto fonetico internazionale. Adesso però ritorniamo nella schermata iniziale. Eccoci qua. Quindi, come ho detto la scorsa volta, il mondo della radio non è tutto per scontato, quindi oggi, come state ben vedendo, cari amici ed amiche di YouTube, ma anche amici di Twitch, il segnale della propagazione praticamente è nullo. Quindi quello che io vi ho accennato nella live della settimana scorsa è così. Molto probabilmente giovedì prossimo parleremo di fotografia, quindi cercherò di
insegnare, diciamo, a livello molto molto amatoriale, come me del resto, che ho soltanto 21 anni di... no, pardon, 24, 22 anni di esperienza in fotografia digitale e poi qualche anno in più, diciamo, qualche annetto in più di esperienza nell'ambito della fotografia analogica. Allora, intanto iniziamo a fare un giretto, vediamo se... Stamattina la radio proprio sonnicchia. Si sta facendo una pennichella. La pennica, come dice il nostro Morino. Passiamo alla banda CB. Questa è la banda cittadina e qua ovviamente ci sono molto più quarrelli. Sto cercando di centrare. Pare che si sta alzando un po' di propagazione qui in questo momento. No. Proviamo a fare chiamata, vediamo un po' se ci ascoltano. Dubito. Attenzione, break a canale. Siamo sul canale 27 della banda cittadina in questo momento, però. Ecco qua. Vediamo un po'. Ah, questa è una stazione, è praticamente una congregazione religiosa che trasmette sulla frequenza della banda cittadina. Dovrebbe essere quello. Cerchiamo di centrare un bel segnale. No, questa non è quella. Sì. Si sente anche questa, Il segnale bassino, la propagazione è così. Andiamo avanti, giriamo un po', c'è un po' di... La propagazione ultimamente, stamattina, è un po' più ballerina del solito. Molto ballerina. Noi siamo un po' di qua, vediamo. E niente, stamattina si sta in prevalenza sulla FM, mi sa. Questi sono disturbi che sono solo sulla banda cittadina, Il canale 9 e il canale 19, secondo le leggi, sono due canali riservati al soccorso, alle richieste di aiuto. Allora, qui c'è un segnale che si sta alzando, però c'è una portante, vediamo un po'.
Faccia sentire. Stamattina proprio ne volevo proprio sapere. Ora mettiamo in panoramica in modo tale da farvi vedere un po' tutte le azioni, perché abbiamo visto che il segnale forse stamattina è un po' scarsino. Ecco qua, c'è un po' la propagazione, pare che si stia alzando un po', ma potrebbero essere anche segnali. Cambiamo modulazione. Adesso siamo in Uniform Sierra Bravo. Vi ricordate? Uniform Sierra Bravo sarebbe USB, come le porte di comunicazione al computer. Quindi siamo nella banda superiore. Non si riesce a centrare. Forse in FM, in Foxtrot Mike. Nel video precedente ho detto anche una mezza cavolata, ho detto Alpha Foxtrot, un errore gravissimo. E infatti in fase di editing ho messo anche la faccina che c'è la gocciolina di sudore, che ha capito che ha fatto una gaffa. Giriamo, perché a quanto pare questa è una portante, mi sa, Vediamo se riusciamo a accendere. Il segnale. La portante sarebbe il segnale, diciamo così, senza la modulazione, la voce. La portante invece, per quanto riguarda l'utilizzo della radio, è questo pulsantino qui. È quel pulsantino dove voi leggete PTT, Papa Tango Tango, PTT. Quella è la portante. In effetti schiacciando questo pulsante si va in trasmissione, in modalità in trasmissione. Allora, stamattina comunque questi segnali sono un po' strani, La propagazione stamattina è un po' così, parecchio ballerina, e quindi vi sto dimostrando ciò che vi ho detto precedentemente, che non è una cavolata, ma anzi è una cosa vera. Quindi alla domanda che mi fu posta a suo tempo, qualche annetto fa, da un amico: ma nel 2023 o 2024, in generale nel secondo millennio, vale la pena ancora avvicinarsi al mondo della radio? Sì, io direi proprio di sì, perché come ho detto precedentemente noi siamo abituati ad avere il collegamento ad internet, quindi noi ci colleghiamo al wifi oppure ci colleghiamo alla rete mobile ed abbiamo il segnale, abbiamo già tutto bello e pronto, mentre invece nell'ambito della radio, come state ben vedendo, e oggi è il 1° febbraio, ecco, e in questo momento sono le ore 11 e quindi proprio in questo momento voi state praticamente state ben vedendo che la propagazione non è scontata, tranne ovviamente, diciamo così, per il QSO, ovvero
le chiacchierate locali, quindi bene o male, anche se le stazioni, diciamo, le stazioni attive sono ancora poche, però vi sto mostrando anche un lato, diciamo così, più affascinante, se si può dire così, della situazione. Allora vi faccio vedere anche lo schemino della skip zone. Allora, in questo momento, quando la volta scorsa vi avevo accennato che noi riuscivamo a sentire le stazioni, ma le altre stazioni non riuscivano ad ascoltare il nostro segnale, la nostra modulazione, e perché appunto noi ci trovavamo nella skip zone, ovvero nella zona muta che si trova fra la stazione e l'emittente, quindi la stazione che invia il segnale, e la stazione ricevente. Quindi noi, trovandoci in quella porzione di segnale, non riuscivamo a farci sentire, anche perché comunque immagino che quelle stazioni, ora non vorrei dire che uscivano con centinaia di watt, ma considerando la potenza della modulazione, forse uscivano con 1 kilowatt. Oh, i Brandoni, carissimo, buongiorno a te e bentornato nel canale. Allora, mi era andato anche un po' in stand by il telefono, adesso riabilito subito la schermata sulla radio, vediamo un po'. Allora, dovrebbe ritornare, ecco qua. Quindi vi dicevo che ci possiamo alla schermata qua, altrimenti, e noi ci troviamo praticamente in questa zona qui, nella zona centrale, dove Marlon Brando. Ok, Brando. Quindi stavo spiegando, non so se c'eri la settimana scorsa, ma praticamente avevamo assistito a un fenomeno che praticamente c'erano delle stazioni che facevano il QSO, ovvero stavano chiacchierando fra di loro. Io ho provato a fare chiamata con la radio, 4 watt in antenna, ovviamente loro magari, come stavo dicendo, con un centinaio di watt, quindi con apparati professionali dei radioamatori, o addirittura uscivano con potenze di 1 migliaio di watt, quindi col cavolo che mi avrebbero sentito. E quindi stavo spiegando, avevo accennato precedentemente, che si dice che ci si può trovare nella skip zone, ovvero in questa zona che vedi proprio dove ho posizionato la radio, la webcam della radio, proprio per farti capire, insomma, l'area in cui ci trovavamo, per cui hai voglia a fare chiamata, ma nada. Ok, ritorniamo nella schermata, ecco qua. Vediamo un po' se si alza. Allora, qui siamo in FM, pardon. Proviamo ad andare a fare chiamata, ecco qua. Si è alzato un po' di propagazione, un po' bassina. Vediamo se riusciamo a beccare un segnale dove ci dice di spostarci, ovvero quando utilizzano il termine QSY, QSY. Allora, facciamo un breve ripasso per l'amico Brando che è appena arrivato. Allora, ecco qua. Allora, Brando, questo qui è l'alfabeto fonetico internazionale. Faccio un breve riepilogo, poi io dirò il mio nome e magari, se ti va, puoi anche scrivere il tuo. Allora, le lettere, come vedete: A alfa, B bravo, C Charlie, D delta,
E Eco, F Foxtrot, G Golf. Ma aspetta, fammi cancellare. Ah, privacy. Ah. Aspetta, abbi pazienza. La privacy. Questo no. Allora, vabbè. Va bene, quindi stavo dicendo che... Quindi, a che lettere sono arrivato? Vabbè, ero arrivato alla G, credo, al Golf. Poi H, Hotel, India, Juliet, India, J, Juliet, K, Kilo, L, Lima, Mike, M, November, N, la O, Oscar, la P, Papa, la Q, Quebec, la R, Romeo, scusate, la S, Sierra, la T, Tango, la U, Uniform, la V, Victor, la W, Whisky, la X, X-Ray, la Y, la Yankee e la Z, la Zulu. Adesso ti faccio lo spelling del mio nome, che è Fabrizio, secondo l'alfabeto fonetico internazionale, detto anche alfabeto fonetico NATO, che appunto è utilizzato anche da alcune forze di polizia. Quindi il mio nome è Fabrizio, quindi è Foxtrot, Alfa, Bravo, Romeo, India, Zulu, India, Oscar. Il tuo nickname invece è Lima, Bravo, Romeo, Alfa, November, Delta, Oscar, November, India. Grazie, Brando, grazie. Sto pensando di rifarlo, di rifare un pochettino lo spot, poi lascerò a voi il grande onore e onere di scegliere se lasciare il vecchio spot oppure eventualmente inserire questo qui. Allora, intanto vi linko l'altro mio canale YouTube per chi volesse seguirmi. Allora, dove l'ho messo? Allora, se vi va, naturalmente potete andare su YouTube, ecco qua. Allora, questo è il link per chi volesse seguire il mio canale. Il cosiddetto canale personale, che poi non è nulla di personale, anzi è un vecchio canale, il mio più vecchio canale aperto, quindi questo è un altro che ha messo la musica sul canale di chiamata internazionale, cosa che non si può fare. E poi vi metto anche il link per chi volesse metto anche il mio profilo, diciamo quello mio. Oltre, naturalmente vi invito anche a passare anche a dare un'occhiatina anche al canale di questo qui di Dub Logistica 1. Allora, facciamo così, spostiamoci vediamo se riusciamo a beccare qualche contest, perché forse qualche contest ci dovrebbe essere in atto, non si capisce niente. Vi faccio sentire l'intermodulazione di cui vi parlavo, anzi la sovrammodulazione.
Ecco, non si capisce niente. Ecco per cui vi ho detto che bisogna imparare ad aspettare il momento giusto per poi interagire. Questo fa proprio quello che non si dovrebbe fare. Allora, facciamo così, facciamo un giretto sulla CB, sulla banda cittadina. Ecco qua. Proviamo a vedere se ci sente. Improbabile, proviamo. La componentistica della radio che si è riscaldata l'hanno stabilizzata anche un pochettino, vediamo un po'. Non abbiamo ancora trasmesso. Dubito che ci possano sentire. Ci proviamo. La propagazione in questo momento è sparita. Vediamo un po' se qualcuno magari in locale ci ascolta. Attenzione, break a canale, break. Ritorniamo nella schermata. Grazie Brando, benvenuto nel canale, grazie di cuore, thank you so much. Oh, ma qui non ho ancora fatto una scuccata a ste manos. Approfitto naturalmente per salutare proprio lei, che magari è passata a guardare anche questo video. Ah, questo è sempre. Sì, questi trasmettono in FM. Break. Vediamo se ci sentono. Cambiamo. CQDX, CQDX. This is 1 Romeo Golf Kilo 539. 1 Romeo Golf Kilo 539 calling CQDX and standing by. Andiamo, siamo passati dalla Foxtrot Mike alla Uniform Sierra Bravo. Però attività mi pare che stanno più in Foxtrot Mike in FM. Niente. Questo è fare radio, caro Brando e caro Morino e cari amici ed amiche di Twitch ma anche di YouTube. Una cosa importante, volevo ringraziarvi anche per le visualizzazioni che questo format sta facendo. Mi fa enormemente piacere che, nonostante questo format sia particolarmente atipico, però stia piacendo. Ovviamente vi ricordo che se voi siete interessati a crearvi una piccola stazioncina, quindi un segnale in Charlie Whisky in CV doppia. Quindi stavo dicendo che se siete eventualmente interessati a crearvi una piccola stazione radio, vi ricordo che secondo le norme vigenti rispetto a prima non vi è più la necessità di comunicare al MISE locale della vostra provincia, fare la denuncia di inizio attività, quindi fare la dichiarazione di inizio attività a radio, ma soprattutto non si paga più la tassa di 12 euro. Però è molto importante avere apparati omologati se non si è radioamatori, mentre invece per i radioamatori il discorso è diverso. Allora, vediamo un po' intanto se riusciamo a farci sentire. Stranamente qua
arriviamo sempre a fine live che, vabbè, oggi è stato un po' particolare perché abbiamo fatto questa attività durante la settimana. Fatemi sapere ovviamente se questo format vi sta piacendo, anche se comunque dalle visualizzazioni mi sto rendendo conto che comunque in qualche modo vi sta appassionando, quindi mi fa piacere. È sparito il segnale. Questo siamo sul canale di chiamata. Niente, stamattina proprio zero. Propagazione veramente ci ha lasciato a piedi. La settimana scorsa più o meno. Ah, qui siamo sul canale 45. Attenzione, binario 45, se ascoltate Fabrizio qua in stazione Gennaro, cambiò. È una vecchia... Dovete sapere che ogni stazione ha un nick, quindi oltre al nome dell'operatore, oltre eventualmente a qualche call sign, ovvero un identificativo, come nel mio caso è 1 Romeo Golf Kilo 539, ovvero 1 RGK 539. C'è anche il nominativo della stazione. Io nel mio caso da diversi anni porto questo nome che fra le altre cose mi ha portato anche molta fortuna durante dei contest radio, quindi vediamo, si sta alzando un po' di propagazione qua. Questi chissà con quanti migliaia di watt escono. Ok Moreno, vai tranquillo, grazie di essere passato. Poi credo che la settimana prossima porterò un po' di... faremo un po' di cercherò di portare un po' di teoria fotografica per quelle poche cose che so, che per quanto la radio possa essere relativamente interessante, però diciamo che bisogna anche imparare a contestualizzare, quindi anche così. Vabbè Morino, dai, mi sa che stai andando a preparare, vero? Io comunque fra una decina di minuti pure io faccio QRT, cioè vado a fare, chiudo la trasmissione. Ah, cosa importante, quando bisogna salutare nell'ambito radio non si dice ciao, ma si usa il numero 73, 73 basta dire. Quindi caro Moreno, 73 più 51, che solitamente il numero 51 viene utilizzato per scambiarsi gli auguri, ma è anche un modo di, diciamo così, per dire stammi bene, è un saluto generico, è un saluto diciamo così ben augurante, quindi ha un significato importante. Quindi non a caso quando si termina un QSO, quindi quando ci si congeda e si va in QRT, si dice 7351, cordiali saluti, in questo caso, nel mio caso da 1 RGK 539, stazione Gennaro, operatore Fabrizio,
che mi sa che ci saluteremo più o meno così, se mi ricordo, eh? And so, sorry, I was very concentrated to talk in Italian and do some explanation, but you should read down here the subtitles. E ovviamente mi ero dimenticato di salutare gli amici in lingua inglese, mais je voulais dire bonjour à Stino 334. Naturellement, Stino, merci. Merci à tous les amis français de langue française. Allora ragazzi, arrivati a questo punto direi che anticipo un po' il QRT, perché mi sono reso conto che oggi l'attività è un pochettino più moscia, quindi approfitto ancora una volta per ringraziare Brando per essere passato a salutarmi, ringrazio anche Morino, ringrazio anche naturalmente colei che ha ispirato questa serie, la saluto naturalmente, non so se mai avrà guardato questo video, naturalmente se l'hai guardato fammi sapere, fatti sentire. E quindi approfitto naturalmente come sempre per ringraziare anche gli amici moderatori, le moderatrici, gli amici, le amiche sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Ma detto questo, 73 più 51 a tutti, in particolare a te mia cara. E quindi detto questo, grazie mille a tutti, thank you so much, e state buono io. 73-51, vai con lo spot, vai. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.